preparano fuori. Allora, volevo chiedere a tutti e tre quanto è difficile raccontare un personaggio sapendo che poi la famiglia vedrà il film, cioè più pressione, maggiore responsabilità. Ma forse è più Sì. difficile per loro, non dice, chissà se loro si riconoscono in quello che insomma tutti quanti noi, perché poi fare un film è un'impresa comune dove ognuno ci mette il suo. Speriamo che loro siano contenti di come noi abbiamo raccontato la loro vita, visto che loro ancora ci sono. Guarda, io per esperienza personale, quello che ha fatto più biografie, oramai c'è un record, e ho raccontato anche a loro quando ci siamo incontrati la prima volta, ti ricordi quella sera a cena? Sì. Qui, e gli ho detto, guardate, io ormai sono abituato, perché dalla prima volta, il primo incontro con i familiari del personaggio che poi avevo interpretato era delirante, perché chi ti vede che è figlio, marito, moglie, cose, qualunque tipo di rapporto, quando ti vede chiaramente non vede quel personaggio, non può vederlo, poi non sei truccato, non sei preparato, una cosa. E io ho dei ricordi, dei momenti veramente imbarazzanti con delle persone che mi guardavano così, con uno sguardo misto tra l'odio e il rancore, te lo giuro. Poi, poi sono le persone che sono diventate, siamo ancora in rapporti, però capivo, poi piano piano ho capito che certo la prima volta che tu vedi qualcuno che deve interpretare quel personaggio non lo riconosci, anzi quasi te ne allontani. Infatti la prima volta che ci siamo incontrati, devo dire, in questa famiglia pazzesca, io gliel'ho detto subito, ho messo le mani avanti e dico non vi preoccupate, oramai ci ho fatto il callo, lo so che poi mi guarderete dopo. E invece loro sono stati fin dall'inizio molto disponibili, aperti, no guarda perché ci piace la storia, piace il personaggio, cose. Ecco, ti dico, sono situazioni e stati d'animo che secondo me cambiano da personaggio a A me personaggio. ormai sembra di assomigliare alla signora Doris. Guarda Ormai che sei, Non so se Giacomo vuoi aggiungere qualcosa. Sì, no, per me è stato sorprendente la fiducia totale che hanno avuto. Io pensavo che, appunto, parlando di una persona che è mancata da pochissimo tempo, da qualche anno, ci fosse un controllo maggiore, una paura. Invece è incredibile, proprio mi hanno dato, senza conoscerli prima, subito una grande fiducia, hanno accettato, abbiamo poi presentato il cast e tutto, hanno accettato un po' la visione che avevamo un po' proposto di raccontare questa storia di questo bambino e poi giovane uomo sognatore, no? Di dare questa chiave al film, come comunque Ennio era, cioè non è la storia di uno che vuole diventare banchiere, che vuole diventare ricco, ma è la storia di un ragazzo che ha una visione, che ha un sogno, che è quella di aiutare le persone che come la sua famiglia sono riusciti a fatica a mettere via qualche soldo partendo da una situazione di povertà. Ecco. Poi volevo raccontare, no, una cosa che non ho mai raccontato, che Lina è anche una grandissima amante della moda, ci teneva tantissimo a vestirsi in un certo modo, ed erano anche gli anni '80, tutta una parte che raccontiamo, e rivedendo le fotografie, perché poi dopo abbiamo scelto anche i costumi insieme, perché lei ha voluto vedere come erano su di me, abbiamo fatto la scelta insieme, mi ricordavano tantissimo anche mia madre, perché Lina c'ha qualcosa che mi ricorda anche nel modo di vestire la mia e la sua madre. Quindi questo ha aiutato, che tra l'altro era una domanda che volevo farti, Lucrezia, cioè se la moglie poi ti aveva Sì, aiutato cioè a capire meglio il un personaggio. po' erano quegli anni, un po' era quel tipo di moda che comunque si vestivano molto semplici, un po' tutte e due avevano questi capelli, perché poi continuano a parlare di ma mia madre non c'è più, però questo tipo di pettinatura così, molto anni '80, le spalline, i vestiti, quindi mi ha ricordato anche, in un certo verso, anche la mia fu mamma. Massimo, invece tu, cioè facendo seguito a quello che dicevi prima, da dove sei partito per cercare di capire meglio chi era lui? Cioè, c'è un personaggio sicuramente in banca. professionale. Ho lavorato in banca per 2 anni, Abbiamo sospeso il film. anzi adesso posso dirlo che avrò la direzione dell'agenzia romana di Mediolanum, perché la fiducia ormai è tale che io capirei che non so fare proprio neanche il conto della niente, negato è l'ultima cosa. Guarda, ti dico la maniera più semplice, quello che abbiamo detto, noi non sapevamo niente, io non sapevo niente della storia di quest'uomo, della sua storia privata, della sua storia pubblica, legata forse alla pubblicità che vedevo, pensavo che fosse un banchiere legato alla politica, fine, punto. E
E tutto quello che mi è arrivato dopo, anche dalla prima telefonata, quando mi hanno detto ci sarebbe da fare questo film, ho detto ma scusate, ma di che cosa parliamo? Di cosa ti raccontiamo di questo personaggio? E lì c'è stata la scoperta, diciamo, ce lo siamo detti tutti, cioè la scoperta in realtà della storia di un uomo con una storia quasi da romanzo, quasi finta sembra poi in qualche momento, ma in realtà ogni volta dire no, guardate che tutto quello che è rappresentato è tutto vero ed è successo. E quello in qualche maniera mi ha stimolato. Ti dico solo una cosa, sono andato a incontrare Massimo Doris negli studi per gli uffici proprio della Mediolanum, e lui mi ha dato un appuntamento che ce lo ricordiamo sempre, perché mi ha detto dalle 10:30 alle 11:15. Noi abituati come siamo al nostro mondo un po' evanescente da questo punto di vista, sì, insomma, non è che... E la cosa bella, io sono arrivato, lui mi ha accolto, ti dico, in maniche di camicia, con grande empatia, con grande cosa, siamo messi seduti e io, preciso a questa cosa, guardavo, dicendo adesso alle 11:15 io saluto e me ne vado. All'1:20 stavamo ancora lì e io a un certo punto gli ho detto scusa Massimo, non è per cattiveria, ma penso che tu ci abbia delle cose molto più importanti che stare a sentire me, che poi gli facevo delle domande che gli avevo detto guarda stupide ti sembreranno, fumava, cosa beveva, cosa... che dette da fuori uno dice ma questo è scemo, invece poi dopo ti accorgi che sono quelle piccole cose che ti aiutano a costruire, magari a non fare degli errori anche del personaggio. Però poi gli era presa talmente e lì mi ha portato fuori, mi ha fatto vedere la sala dove avremmo girato la poltrona di Ennio Doris, le cose, cioè è nata e lì ho scoperto ancora di più, come ti ho detto, questa disponibilità di questa famiglia che tra madre e figli e tutto quanto sembrano finti per quanto sono umili, come dire, aperti, umani, ecco, umani disumani, umani. Fantastico, Giacomo, in chiusura da Moscati a Chiara Lubich ci hai già girato dei racconti su personaggi realmente esistiti. Qui come è stato questa volta? Qual è stata anche la maggiore difficoltà magari che c'è stata? Ma questa volta è stato prima di tutto vincere un pregiudizio che io avevo verso quel mondo della finanza dove ti immagini che c'è molto poco di etico, no? E poi anche così hai citato dei film diciamo ispirazionali, no? Si chiamano così mi sembra, e questo qui all'inizio non mi sembrava, invece poi avvicinandomi un po' con umiltà al personaggio, leggendo, intervistando, parlando con tante persone, ho capito che questo film sarebbe stato esattamente nella famiglia dei miei film, anzi in una bella posizione. Sono molto contento di averlo fatto perché credo che questa storia sociale, civile, laica ha moltissimo da raccontare anche oggi ai ragazzi, così quest'idea di quanto può fare una sola persona, no? Se oggi adesso la banca, non so i numeri di questa banca, ma tutto nasce da quella cucina in quella casa di campagna, no? Con questo bambino, con quella famiglia, con quelle radici, con quei valori, e lui crea un impero, no? E lui sicuramente è un uomo straordinario, ma tutti noi siamo straordinari, cioè ognuno di noi ha il potere, come insegna il padre al piccolo Ennio, no? Se ci mette tutto, se metti tutto te stesso in quello che vuoi fare, no? E se hai un sogno e lo persegui, si può veramente arrivare lontano. Ecco, questo secondo me è un messaggio bello da raccontare. Grazie mille, grazie. Grazie a te. Grazie.